è cambiata anche se non di tanto. Questa è la nuova KG Mobility Tivoli, fine 2023, inizio 2024, con un restyling leggero che però ne ha cambiato alcune caratteristiche. Adesso la vediamo insieme su Terzo Garage. A essere cambiato maggiormente rispetto alla generazione precedente è il frontale. Lo si nota subito dalla calandra, che è più larga, più ampia, alta anche e incorniciata da questo elemento satinato trapezoidale. Poi abbiamo questa mascherina che presenta il marchio, il logo dell'auto in zona asimmetrica, quindi a sinistra, diciamo, anzi a destra rispetto all'auto. È una simmetria, diciamo, che poi viene bilanciata da quest'altra simmetria e da quest'altra con questi elementi che sono in realtà decorativi, uno nella calandra stessa, scusate, rosso, ripreso da quest'altro e da questi tre che insomma ingentiliscono e rendono anche un po' più grintoso l'intero disegno della mascherina. Abbiamo poi ancora queste pseudo, anzi finte prese d'aria che però anche lì donano, diciamo, grinta a tutto il frontale, mentre i gruppi ottici di fatto non sono cambiati, però hanno adesso gli elementi delle luci di posizione a LED. Anche dietro i fari di fatto sono gli stessi, anche se è un po' diverso il disegno perché adesso gli elementi sono due rispetto a prima. Le fiancate restano sostanzialmente identiche. In questa versione, che è l'unico allestimento disponibile in Italia, abbiamo i cerchi da 16 in acciaio con i copricerchi. Grazie alla concessionaria Cuneo 3 di Cuneo per aver prestato questa nuova Tivoli a Terzo Garage. Anche la parte posteriore è cambiata molto poco, abbiamo però questo nuovo incavo, diciamo, e un disegno diverso di questa parte laterale. Al fondo un estrattore leggermente diverso e anche come dire, con uno stile secondo me migliore. E poi andiamo ad aprire il bagagliaio, che ha una capacità di 423 litri che diventano oltre 1100 abbattendo gli schienali dei sedili posteriori. Qui abbiamo una soluzione che è economica e intelligente. Noi possiamo dividere in due il fondale. Abbiamo ancora tutta questa parte che possiamo sfruttare in due modi. Con metà appunto della base noi possiamo andare a fermare eventuali pacchi grandi e poi sfruttare il resto del bagagliaio per altre merci, chiamiamola così. Lo stesso vale per l'altra parte, vedete, anche questa può andare a essere inserita là. Io adesso non riesco perché con una mano sola faccio un po' di fatica, però in questo modo noi possiamo, come dire, ricavare due scomparti indipendenti. E poi adesso faccio un po' di fatica, ecco qua, togliendo anche la cappelliera, poi andare magari a caricare anche qualcosa che sia piuttosto alto. Eccoci qui sulla KG Mobility Tivoli, che è praticamente un BSUV 4,25 m di lunghezza, ma all'interno offre davvero tanto spazio. Davanti, sia per chi guida sia per il passeggero, davvero c'è la possibilità di stare molto comodi. Mi piace l'impostazione della guida perché è una guida ovviamente da SUV, quindi alta. Abbiamo un grande parabrezza che favorisce la visibilità. E anche rende molto facile capire gli ingombri della macchina perché siamo davvero molto alti. Poi, siccome il muso non è tanto lungo, è facile prendere subito confidenza anche quando si debba fare manovra. La qualità costruttiva secondo me è buona, ci sono materiali un po' rigidi, questo sì, ma non ci sono scricchioli, quindi l'assemblaggio è stato fatto bene.
E poi possiamo parlare del motore. Qui abbiamo un 1500 4 cilindri benzina da 135 cavalli e 280 Nm di coppia. Quindi un motore che teoricamente può spingere bene, anche perché la macchina non è troppo pesante. E in effetti, se noi andiamo a chiamarlo, sentiamo subito che risponde in modo, secondo me, adeguato alla stazza della macchina. Andando poi a forzare un po' qui senza assolutamente rischiare nulla, nelle curve sentiamo anche in questa rotonda una buona tenuta della macchina, divertente, sta un po' su di giri il motore anche quando si cambia, però questo consente davvero di spingere, di avere sempre la macchina pronta a rispondere anche quando si cambia marcia. Facciamo una pseudo prova di freni senza strumentazione, senza niente, non stiamo andando velocissimi, ma quando vogliamo affondare il piede sul freno ci siamo, gli spazi d'arresto sono buoni, direi, e questo dà sicurezza per chi guida. Gli interni sono in tessuto ma ben curati, qui abbiamo delle cuciture che sono belle da vedere, abbiamo poi una similpelle a ricoprire il bracciolo centrale che si alza per lasciare spazio a un pozzetto piuttosto profondo e anche protetto con della moquette. Qui abbiamo i due portabicchieri e poi abbiamo ampi spazi per riporre oggetti all'interno del portiere. Il cruscotto è un misto tra analogico e digitale, molto analogico, un po' meno digitale. Abbiamo al centro un piccolo display che possiamo pilotare dalla razza destra del volante per andare a visualizzare le diverse informazioni e anche impostare alcuni ADAS. Qui abbiamo il centraggio di corsia, abbiamo il cruise control normale, la retrocamera di parcheggio, abbiamo anche il controllo della trazione, diciamo, in discesa. Poi, per parlare delle altre comodità, abbiamo un volante riscaldato e anche la possibilità di riscaldare i sedili. Abbiamo qui il controllo, mentre qui abbiamo diciamo la plancetta per andare a impostare il climatizzatore. Allora, qui abbiamo un display da 8 pollici per l'infotainment. Il sistema multimediale ha la radio DAB e anche la radio FM, ha anche due rotori sia per il volume sia per andare a trovare le stazioni, e questo può essere utile per il passeggero, dove sono seduto io adesso, se vuole ad esempio cambiare senza andare a smanettare troppo su tasti vari oppure sul touchscreen. Salire dietro è molto facile, se davanti c'era spazio, qui ancora di più. Allora, io sono alto 1,90 m, sedile sulla mia altezza come sempre, 4 dita buone sulla mia testa, anche stando molto eretto, vabbè, stando proprio eretto diventano 3, però ho ancora davvero grande capacità di movimento, altrettanti 3-4 cm per le ginocchia, per muovermi facilmente, spazio sicuramente per 2 persone, ma penso anche per 3, perché la parte centrale tutto sommato è molto liscia, quindi non c'è un rigonfiamento, e anche qui questo favorisce sicuramente un viaggio comodo anche per 3 adulti. E la parte bassa al centro non ha un grande rigonfiamento, quindi anche chi siede in mezzo potrà muovere tutto sommato facilmente i piedi. Cerchi un'auto nuova o usata? Prova il nuovo portale autoit.it oppure scarica l'app. Ci sono anche gli accessori. autoit.it.
I consumi dichiarati dalla casa sono praticamente di 7 litri per 100 km, ma il motore, l'abbiamo detto, spinge bene e quando viene richiesta potenza la eroga immediatamente. Quindi qui abbiamo un'auto che magari qualcuno a vederla stocciare il naso perché ha ancora questo cruscotto un po' più analogico rispetto al digitale, qualche materiale più rigido, però il livello costruttivo è sicuramente buono. La linea secondo me è stata rivista per andare anche un po' a stuzzicare i gusti più europei e il prezzo secondo me non è male. Questa versione, qui abbiamo l'avvisatore che suona perché abbiamo invaso la corsia, quindi abbiamo quest'altro ADAS anche, oltre ovviamente alla frenata automatica. Dicevamo il prezzo, frenata automatica d'emergenza. Dicevamo il prezzo, questa versione, l'unico allestimento che c'è in Italia, con motore benzina, 135 cavalli, 280 Nm di coppia, a 22.900 euro. Si può avere però, visto che parlavamo di consumi, la versione con lo stesso motore a GPL, quindi in quel caso sicuramente si spenderà di meno per girare e la versione GPL costa 1.000 euro in più, 23.900 euro. E anche con questa nuova KG Mobility Tivoli è tutto, spero il video vi sia piaciuto, magari lasciate un like e iscrivetevi al canale. Ciao, alla prossima, buoni chilometri a tutti!